Buongiorno a tutti, ben ritrovati qua su Radio Rossonera, Mattino Milan, 1° marzo del 2023, inauguriamo il mese che ci condurrà, chissà, ci sono gli ottavi di Champions da superare, c'è una qualificazione Champions da andare a prendere e c'è anche da sistemare quello che è la questione stadio, quindi sarà un bel mese importante. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Prometto che è l'ultimo giorno con questi capelli orribili e questa barba incolta, prometto. Da domani No, torno a perché? essere una persona normale. Perché? A parte che mi si chiudono le finestre da sole Facciamo una cosa, scrivete nei commenti. Ma no, perché? perché secondo te sto meglio con la barba così che va da sola e i capelli che s'allungano? Per me no. Vabbè. Scrivete nei commenti se per caso è necessario il barbiere per Enrico Boiani. Per Sì, me lo no. dico io che è Va necessario. bene. Scrivete anche nei commenti cosa ne pensate. Tra poco vi faccio vedere che cosa. Il titolo è questo, perché oggi ci siamo svegliati con un problema, Henry. Abbiamo visto che abbiamo un problema. Un problema di un giocatore che sta rendendo male e che forse se ne va. Le ha un problema. Ah beh, sì. Vorrei anch'io avere in squadra un problema che ti mette 3 volte nelle sue partite non top, 3 volte i compagni davanti alla porta. Guarda, sono i problemi migliori credo, o che, in una partita di Champions League fa e disfa e comunque a livello di, come dire, di rating, di statistiche è uno dei migliori. Ho un giocatore semplicemente che le ultime 10 partite dell'anno scorso, e non solo, ti ha fatto vincere il campionato, perché non prendiamoci in giro, ce l'ha fatto vincere 'sto ragazzo qui l'anno scorso nelle ultime 10 partite. Ho un ragazzo che prima del mondiale ha segnato, come c'è benissimo scritto qua, 7 gol e 8 assist. Che bel Lo problema, zoom. vorrei avercelo anch'io. Io derubricare a problema un giocatore del genere, prima ci penserei 3 volte, poi vabbè, ci può anche stare Poi dire, fare che un'analisi sul Massimo, il fatto che punto non è è al questo. massimo della forma, questo sì, Ecco, non il è nel punto è suo periodo questo. Possiamo migliore. dire che da quando è tornato Mhm. dal mondiale non stia rendendo come prima, come a inizio anno, come alla fine dello scorso. Questo lo possiamo dire a livello di numeri, di statistiche. L'importanza che ha questo ragazzo nell'economia delle partite, cioè Esatto. noi la ignoriamo, noi siamo sempre a vedere lì il gol e l'assist e il gol, e che ciondola, e che cammina, e che sparisce. A parte che da quando è tornato da quella partita con la Salernitana, Leao è molto più attivo nel gioco, dà anche molto più mano difensivamente, e poi la pecca forse che ha di più in questo momento da quando è tornato è che è molto poco lucido, molto appannato fisicamente anche nelle scelte davanti, più che nell'essere presente nella partita, che è una cosa che fa molto di più rispetto al Leao 1.0 che avevamo imparato a conoscere la scorsa stagione o all'inizio di questa stagione. Però ripeto, non si capisce che Leao è perennemente raddoppiato, ti porta via perennemente un uomo, a volte anche due perché lo triplicano, che manda in porti i compagni da fermo almeno 2 o 3 volte a partita, che l'altra sera se Giroud e Messias non sbagliano fa 3 assist, che se è un po' più lucido, un pochino più anche in forma mentale e fisica migliore, quei 2 gol che ha sbagliato li fa. A Monza ha preso il palo, per Ma dire. Monza prende un palo e se Teo non è un filo troppo egoista la butta dentro un'altra volta. Cioè, stiamo sempre parlando di un Anche ragazzo che deve sempre dimostrare qualcosa, sempre che perennemente partita deve era? essere sul chi va là. Con il Tottenham, il colpo di testa di Ciao, ex suo cross. Ma sì, ma ne potremmo dire 1000, Con ne potremmo dire 1000, il ma Torino, io se non ricordo male, è un suo assist che non viene valorizzato.
Certo, ma Non mi sì, ma in ricordo di questa chi. stagione ce ne son 1000 così per Leao. Il punto qual è? No, perché se Che vogliamo andare a vedere i numeri, quello sì, è. sì, sì, no, ma io s e questo i punti sono 2: 1, l'amore tra questo ragazzo e il Milan e i tifosi del Milan non è scoppiato e non scoppierà mai, fine, perché deve sempre dimostrare qualcosa. Diciamo Deve che non è No, al fammi finire un secondo, 100%. fammi finire un secondo. Deve sempre dimostrare qualcosa, deve sempre fare 2 gol e 2 assist a partita, perché se no è quello che ciondola, è quello che cammina, è quello che sparisce dalla partita. Più aggiungici uno e diventa uno dei tanti, per la faccenda del rinnovo di contratto, perché se chiede 7.000.000 deve giocar 90 minuti, se chiede 7.000.000 deve fare 2 gol a partita, se chiede 7.000.000 non deve avere quell'atteggiamento sbagliato, se chiede 7.000.000 di qui e di là, quando forse al sesto giocatore che ha dei problemi con i rinnovi di contratto, forse qualche domanda io me la farei, forse i problemi non sono solo i giocatori con i rinnovi di contratto, però questo ragazzo deve sempre, costantemente dimostrare qualcosa, sempre e costantemente. È perché il livello è alto? È perché ha vinto l'MVP della Serie A e quindi ti aspetti prestazioni alte? Certo, ma io vi ricordo che a pallone si gioca in 22, 25, 11, scegliete voi la cifra in base alle situazioni. E questo ragazzo, nell'ultima partita, tanto per dirne una, 3 volte ha messo il compagno dicendogli: To, fai gol. Poi, se vogliamo dire che è un problema Rafael Leao, diciamo che è un problema. Togliamo il problema, vediamo dove andiamo con Rafael Leao senza Rafael Leao. Tanto sopperiremo alle partenze di tutti, sopperiremo anche alla partenza di sto ragazzo. Se non sono andati giocatori molto più importanti nella storia del Milan, molto più impattanti, molto più decisivi. E quindi dovesse andare via Leao quest'estate, cosa che se non rinnova il contratto devi fare, faremo a meno anche di Leao, non importa, si ripartirà come si è ripartiti in qualsiasi momento e con qualsiasi giocatore. Detto ciò, da qui a dire che Rafael Leao è un problema, io, signori miei, alzo le mani. Ho finito i miei argomenti. Ripeto, la storia d'amore tra i tifosi o la stampa o chiunque Mm. e questo ragazzo nel mondo del calcio italiano per ora, perché non abbiamo la controprova con l'estero, dove invece è uno dei giocatori più considerati. Al Chelsea si mangiano le mani perché hanno preso Mudryk e Madueke non Leao, a Liverpool vorrebbero Leao, il Real Madrid dice che se dovesse mandare via Vinicius o come backup di Vinicius vorrebbero Leao, cioè al Milan e in Italia è il problema, è quello che ciondola, è quello che chiede 7.000.000, è quello Vabbè, che non fa Henry, dai. la partita e va bene così. Andiamo avanti. Un nuovo capitano invece, vedo, su Gazzetta. Calabria ci siamo, rientra e può giocare da centrale, cioè da centrale, da braccetto. L'Azzurro sta per tornare in gruppo, ottimismo per Firenze. Nel Milan attuale potrebbe trovare spazio nella difesa a 3. Lo vediamo il campetto un pochino più zoomato, quindi o da braccetto di destra o da esterno di destra nel centrocampo a 4. C'è un errore per me qui. Cioè? Cioè che con tutto il bene che io voglio a Davide Calabria, ma squadra che vince non si cambia, e non so se coincidenza o meno che da quando non è presente Calabria siamo tornati a essere una squadra super compatta, ordinata, abbiamo trovato un equilibrio, quindi Calabria se rientra fisicamente non è che perché il capitano ha il posto assicurato, se Beh, deve Calulu da dimostrare di braccetto essere dà meglio. garanzie, tra parentesi sotto Calulu ci va Calabria, non il contrario. Sei on fire oggi. No, stamattina, cioè io Tranne i poi capelli. ripeto, parlo poco sulle AO perché sono anche stufo e la prendo troppo sul personale, nei commenti mi dicono che non sono obiettivo e forse c'hanno anche ragione. Però quando leggo certe puttanate, passatemi il termine, mi infervoro. Detto ciò, questo è il campetto dove insomma potremmo vedere Calabria. A me da braccetto in realtà non dispiace, potrebbe essere un buon backup di Calulu. Però da quarto a centrocampo deve dimostrare di essere meglio degli attuali giocatori del Milan. E come hai detto tu, giustamente in questo momento ci sono veramente pochi giocatori che possono dire di avere il posto fisso. Portiere, Teo, Tonali, Giroud, ti metto Leao.
Benasser se sta bene, ovviamente, e poi probabilmente qualcuno girerà un po' di più perché c'è Kier, perché c'è Tomori con Ciao e Kalulu, nel caso c'è Calabria, Salmacher e Messias, gli altri sono un pochino più, diciamo così, sulla partita. Vediamo. Io resterei così fin quando comunque Calabria è al top, cioè non lo inserirei giusto perché è tornato così di botto. Perché in questo momento dobbiamo veramente cementare ancora di più. Siamo usciti dal tunnel, siamo al sole, non siamo più al buio, però bisogna continuare a restare al sole, perché è un attimo tornare indietro. A proposito, Henry, di restare al sole, ci resterà anche, lo vedete qui sotto, Geoffrey Moncada. Mm. Questa bella notizia davvero, Sì. perché il lavoro di Geoffrey Moncada si sente, si pesa e si vede sul campo in tutti i sensi, e quindi scadeva il suo contratto, anzi scade perché ancora l'accordo finale, cioè la firma non è arrivata, scade il contratto a giugno, va rinnovato e va rinnovato anche per insomma, cementare quello che è il suo lavoro. A proposito di scout, la prossima estate probabilmente ci sarà del mercato da fare in maniera importante perché ci sono 2 o 3 ruoli da dover colmare e quindi bisognerà chiedere anche una mano allo scout di Moncada, non magari che so, per la punta, perché la punta la dovrei prendere già di un certo tipo, quindi già un pochino più affermata, già con delle partite sulle spalle, eccetera, eccetera. Ma magari per qualche altro ruolo il lavoro di Moncada servirà e servirà tanto. Beh sì, cioè, qualcuno uscirà quest'estate, più di qualcuno suppongo, soprattutto a Sì. centrocampo oserei dire, e quindi qualcosina lì la devi fare. Poi non so più avanti sulle fasce, non so cosa possa accadere, magari un nuovo vice Teo, boh, onestamente è difficile anche capire poi come si andrà avanti, se si andrà avanti con questa difesa a 3, se si tornerà a 4, perché poi cambiano anche le scelte del mercato, no? Le caratteristiche dei giocatori cambiano in base a ciò di cui più hai bisogno, e detto ciò, Moncada è sicuramente una garanzia in questo senso. Ho sbagliato pochissimo, se non nulla, da quando è al Milan, quindi io sono molto contento onestamente. Poi pesca dalla Anch'io. Ligue 1, che è la Ligue de Toronto, e quindi la Lega dei Talenti, e io sono contento. Per dire. Andiamo avanti, Henry, chiudiamo in breve con lo stadio. Giusto per prendere spunto, le ultime da Gazzetta. Redbird va alla Maura e un'ipotesi allo studio. Sesto, San Donato in corsa. Io lo ripeto. Sesto? No. San Donato? Super no. Non San Purtroppo, Donato. perché è la No. città più bella del mondo, però. Tra l'altro, assolutamente, ma guai a dire niente a Sando. Ma non si è mai parlato né di quale spazio, né dove, né come, né quando di San Donato. Ma perché ogni tanto viene sparato il nome di San Donato così random? Beh, perché è la città più bella del Perché è la mondo. città più bella del mondo? Assolutamente, sì. Non lo so, non ho mai capito il perché. Comunque, San Donato lascia perdere. Sesto è, come abbiamo sempre detto, il piano B, 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 è, Sesto per me è un po' l'ultima spiaggia proprio. bravo, è l'ultima proprio, se non vuoi restare a casa in vacanza, vai a Sesto. E invece in realtà l'ipotesi principale è proprio la Maura, che ieri abbiamo raccontato nello speciale che è andato al posto di Filo Rossonero con Carlo Pellegatti. Abbiamo realizzato questo piccolo specialino che l'avete trovato ieri sera. A proposito, ieri sera per anche i non abbonati è uscito il video di Malik Ciao, le 10 cose che non sai di Malik, quindi andatevelo a vedere perché sono 6 minuti, proprio una roba velocissima, e vi raccontiamo meglio chi è il centralone tedesco, finlandese e anche un po' senegalese del Milan, Anche un po' italiano ormai. e anche un po' italiano, esattamente. Chiudo, Henry, dicendo che per lo stadio io penso che
per le prossime 2 o 3 settimane si andrà un po' in ghiaccio. Sì, Cioè, dovranno fare queste valutazioni, vedere esattamente, la zona, fare esattamente, i loro studi del caso, quindi ci sarà un pochino di stallo, ecco. esattamente. Ci riaffacciamo a metà del mese circa. La Gazzetta invece dice il paese, la zona dove in teoria l'Inter dovrebbe traslocare per costruire il nuovo stadio, quindi fuori Milano ad Assago, Vicino al forum. o forse al Forum. Ah, giocano al forum, tu dici. Sì, nelle settimane dove non gioca l'Olimpia, Ci sta. condividono con l'Olimpia. Quindi in teoria non dovrebbe essere il terreno come indicato precedentemente a Rozzano, cosa che tra Mhmm, l'altro completamente, possiamo dirlo, falsa, perché non c'era né un accordo col venditore né il comune di Rozzano sapeva niente, quindi Rozzano proprio buttata così random. no, questo è più Eh, Assago che Rozzano, proprio Assago. Sì, qua c'è scritto Assago, quindi in teoria non dovrebbe nemmeno essere quel vecchio terreno di cui si parlava un mesetto fa, che in realtà, per i non milanesi, lo spiego velocemente, vediamo se riesco a farlo. Qua c'è il forum di Assago, la tangenziale, e dopo la tangenziale di qua c'era quest'altro terreno che però era già comune di Rozzano. Ok? Quindi la tangenziale diciamo che divide i Il due forum da territori questa parte. comunali. Esattamente. Io non so se fanno riferimento a quel terreno pensando sia sotto il comune di Assago, ma in realtà è sotto il comune di Rozzano. Ma al di là di questo, vedremo dove andrà l'Inter a questo punto. San Siro, come ha detto Sala, non interessa più a nessuno. Ce lo terremo lì come monumento ai posteri. Caro Vabbè, Henry, non mi esprimo. un po' Mi amaretto scuso, ho questo. espresso troppo oggi. Carissimo Harry, io vi lascio ai commenti qua sotto su A, i capelli, vi ricordo, Sì, B, lasciam cosa ne perdere. pensate di Rafael Leao, se è veramente un problema, vabbè, e sulle ipotesi stadio su Calabria, su Moncada, insomma avete libertà di scelta oggi sui commenti, anche perché Enrico Bogliani ve li legge tutti, ma non Oggi so vi se... leggo e se mi fate arrabbiare vi blocco, vi Già li elimino, vi legge di rispondo solito. tutto oggi, eh. Oggi fate i bravi, mi raccomando, perché io oggi mi arrabbio. Henry, grazie, ciao. Ciao, lasciate anche like, iscrivetevi se non siete iscritti, attivate la campanella per tutte le notifiche delle nostre dirette e video. Ci vediamo a Chiama Milan tra pochissimo. Ciao.